Benvenuti su The River Lab, il mio laboratorio sul fiume. Oggi facciamo una piccola presentazione, come mi è stato richiesto, di un altro prova transistor di derivazione militare. Eccolo qua. Lo importava Vianello, chi vede la marca sa che insomma è un apparecchio molto vecchio. È un AVO, lo facevano in Inghilterra e è proprio di derivazione militare perché ha la sua valigetta metallica con le guarnizioni, una volta chiuso è piuttosto robusto. Allora, volevo darvi una breve descrizione dei comandi dell'apparecchio. Questo va bene, è lo strumento principale che segnerà, voglio dire, le tensioni, il guadagno, tutto quello che misurerà lo strumento. Questo è l'interruttore dell'accensione, poi abbiamo la spia, questo tappino qui si apre e serve per fare la calibrazione poi una volta ogni tanto la calibrazione del guadagno. Va portata la lancetta a fondo scala, si mette questa nella posizione guadagno, cioè calibrazione, e va portata la lancetta esattamente con una vitina che è qui dentro a fondo scala. Poi abbiamo il commutatore principale, dove la parte qua in nero è tutta la parte dei transistor, ecco qua, e la parte in verde è la parte dei diodi, qui è su off, sicché praticamente avremo il settaggio della tensione collettore emettitore, che si vede sempre qui, che può arrivare fino a 12 volts. E poi abbiamo, spostandolo, vedere se è in perdita o meno il transistor. Abbiamo il set della tensione della corrente di collettore con cui vogliamo misurare poi il beta o l'HFE, come lo vogliamo chiamare, del transistor, e questo c'è il regolatore a scatti più grande, cioè fa il grosso, diciamo, e questa rotellina più piccina fa il fine. E qua abbiamo invece quanti, voglio dire, che guadagno pensiamo che abbia il transistor, sicché 50, 150 è il fondo scala del guadagno del transistor che vogliamo avere. Qua, come avevo detto, è la tensione, è la corrente di collettore che andremo a impostare per la misura, come si vedrà dopo. E di qua c'è la parte dei diodi. Allora, questo è il commutatore off, poi fa transistor NPN, transistor PNP e qui sul verde diodi. Sui diodi praticamente fa la misura, si regola la tensione, va tenuto premuto questo pulsante per la misura, per evitare che, siccome ci possono essere tensioni pericolose, qui si va anche a 1000 volts, per evitare che uno è acceso, ci sia tensione in giro, va a mettere con le mani il diodo lì o con i cavetti, quello che gli pare, e prende una bella botta da 1000 volts che buono non gli fa. Fino a 100 volts si usa invece questa boccolina qui, queste due boccoline qui, che servono anche poi per misurare il transistor. Praticamente scegliamo la corrente che vogliamo far scorrere sul diodo, da questa parte sempre, la tensione con cui lo vogliamo misurare. Se un diodo arriva a 50 volts, sceglieremo 50 volts e poi andremo a misurare se è in perdita. Se è un diodo da 500 volts, allora non si lavora più qui, che qui si lavora fino a 100 volts, ma si lavorerà su queste due boccole e così via. Praticamente diciamo, è tutto qui, ma è completo.
esiste anche questo accessorio, prima di farvi vedere il funzionamento, che lo possiamo mettere qui, lo possiamo mettere e praticamente i transistor piccolini andranno posizionati direttamente lì nello zoccoletto. C'è anche questa possibilità, perché con i coccodrilli un transistor piccolino ovviamente tornerebbe male. E ora passiamo poi a farvi vedere come funziona con la misura. Oggi lo proveremo semplicemente con un transistor e poi proveremo uno Zener, perché misura ovviamente anche la dispersione dei diodi, però diodi in dispersione non ce n'ho, e sicché faremo la misura con uno Zener e ci dirà il valore. È uno Zener da 10 volts e via. Diciamo, il vantaggio rispetto ad altri prova transistor è che c'è anche la possibilità, eccola qua, di settare il VCE, cioè la tensione praticamente collettore emettitore, perché in alcuni database, quando si va a leggere quando andiamo a leggere le caratteristiche dell'HFE del guadagno, non so se si vede bene, viene riportata una tensione di VCE e praticamente possiamo regolare quella in maniera da avere delle caratteristiche piuttosto simili alle prove fatte da chi ha fatto il componente. Ci limiteremo, diciamo, abbastanza velocemente a guardare il guadagno del transistor. Una cosa che vogliamo vedere, che vi farò vedere oggi, è che aumentando la corrente comunque di collettore, il transistor varia il suo guadagno praticamente, anzi lo riduce, e così almeno abbiamo anche un'idea di perché se si fa delle apparecchiature che assorbono parecchia corrente è una cosa di cui ne va tenuto conto. Oggi proveremo un BD 135 classico e faremo un paio di prove sul guadagno. Ecco, collegato i terminali, collettore, vediamo un po', l'ho collegati male subito perché mi confondo con l'altra prova transistor. Allora c'è la base, collettore e emettitore. Il collettore di solito è rosso, nell'altra prova transistor invece il collettore è nero. Allora, ecco, lo possiamo mettere anche qua, che non dà noia a nessuno. Ecco qua, dopo aver posizionato il transistor e averlo collegato, partiamo con la misura. Il transistor è un NPN, pertanto lo metteremo su NPN. Andiamo a settare la corrente di VCE, la corrente collettore emettitore a 4 volts come dice il database, o datasheet come qualcuno, cioè come va di moda ora, è più corretto anche, come dice il datasheet. Lo mettiamo a 4 volts, lo mettiamo, andiamo a fare una prova con una corrente di collettore di 15 mA. Una corrente di collettore di 15 mA, se noi andiamo a vedere il guadagno è, diciamo, circa 80. Facciamo una prova ora, lasciando sempre la tensione collettore emettitore a 4 volts, la lasceremo così per tutta la misura. Proveremo ora ad aumentare la corrente di
la corrente di collettore. Allora, qui si era detto che abbiamo circa 80. Se noi andiamo a aumentare la corrente di collettore, per esempio a 50 mA, invece che 15, il guadagno, vediamo cosa succede. Il guadagno è andato quasi a 100, diciamo 90. Facciamo un'altra misura spostando la corrente di collettore che ci arrivi a 150 mA e il guadagno è rimasto costante. Proviamo con una corrente di collettore di 500 mA. Andiamo con la corrente di collettore di 500 mA, il guadagno inizia a scendere. Che diciamo che il guadagno massimo intorno a 100 l'abbiamo ottenuto con circa 50 mA. Se aumentiamo ancora e portiamo la corrente di collettore, la portiamo a 1,5 ampere per esempio, portiamo a 1,5 ampere che il transistor scalda già perché è senza dissipatore, senza nulla, il guadagno è calato proprio drasticamente, siamo a 15 circa. Questo è il cose che bisogna tenerne conto, perché ovviamente se andiamo a dover fare per esempio degli alimentatori che devono tirare fuori ogni transistor, magari con più transistor, anche abbastanza corrente, dobbiamo tener conto di un guadagno che non sarà più 100 ma magari 20, 30 o quello che sia. E ora proviamo un diodo. Questo misura anche la dispersione dei diodi, ovviamente come la dispersione dei transistor, però vi faccio solamente vedere. Noi mettiamo uno Zener qua, questo è uno Zener da 10 volts, può servire anche per testare gli Zener praticamente, e a questo punto quando andiamo a spostare il selettore sul set, questo arriva fino a 1000 volts, ma anche se ci attacco un 1N4007 che è circa 1000 volts, poi diodi in dispersione non ce n'ho, sicché l'unica maniera per farvi vedere il funzionamento è farvi vedere il funzionamento di uno Zener. Allora, messo su set VDR, cioè uno setta intanto la tensione con cui lo vuole vedere poi la famosa dispersione, perché mettiamo che un diodo sia da 50 volts, se io lo setto a 100 volts è ovvio che poi quando vado a misurare la dispersione me la dà, ho superato la sua soglia, che se un diodo è per dire 50 volts, mettiamo abbia caratteristiche di 50 volts, io metterò la tensione a 50 volts e poi vado a vedere eventualmente la dispersione. Questo qua invece, se io ora aumento la, se l'accendo magari, se io aumento la tensione, devo già, tanto che non lo uso, mi leggo, abbiate pazienza. Per sicurezza questo apparecchio per fare la misura dei diodi, che possono arrivare anche fino a 1000 volts, per non avere le mani che poi uno va a mettere il diodo e magari c'è 1000 volts lì, specialmente su quei terminali lì, fa sì che per avere in funzione il generatore che può generare 100 o 1000 volts va tenuto pigiato l'interruttore, così uno ha la mano occupata e le mani là non ce le va a mettere. Allora ora questo si potrebbe salire in questa funzione fino a 100 volts, però vedete che il diodo Zener è 10 volts, anche se io salgo e lui poverino più di 10 volts non va, mi dice che è un diodo da 10 volts praticamente. La stessa cosa se vado a cercare di misurare la dispersione, mi dice che non ce n'è, fortunatamente, a meno che non andassi a aumentare la tensione in maniera spropositata. Comunque già così mi può dire, se io ci metto un diodo fino a 1000 volts addirittura, perché questo lavora fino a 1000 volts, mi può dire un diodo Zener la tensione di lavoro del diodo Zener con pochi milliampere che ci scorrono dentro.
Ecco fatto. Io spero di avervi fatto cosa gradita. Questo apparecchio è bello, mi piace perché è vecchio come me e il video è breve, sicché non vi dovrebbe annoiare più di tanto. E che vi devo dire? Solito discorso, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e poi ci daremo al prossimo video. Vi do una piccola anticipazione: avevamo fatto la prova del il circuito stampato così volante del Prova SCR. Mi sono arrivati da PCBWay i circuiti stampati che ho mandato a fare. Eccoli qua, non so se si vedono, non so se sono dritto perché non vedo il monitor. Questi sono i circuiti stampati che ho fatto fare nuovi, e con questo qui costruiremo insieme un Prova SCR in una delle prossime puntate, in una delle prossime, come si può dire, in uno dei prossimi video che farò. Vi saluto tutti, statemi bene e ci si vede alla prossima. Ciao ciao!